Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. No, non è un déjà vu, perché qui c'è la nuova 500 elettrica, ma non sono qui dagli amici di Autoclub Group per mostrarvela nuovamente, quanto per mostrarvi la nuova Fiat Tipo Cross in anteprima. È uscita qualche settimana fa, trovate il nostro video Car News qui in alto nelle schede, ma non esitiamo ancora perché oggi possiamo finalmente toccarla con mano. Andiamo a scoprirla insieme. Ecco come si presenta la nuova Fiat Tipo Cross, pesantemente rinnovata perché tra l'altro è stata lanciata insieme alla nuova gamma di tipo, quindi rinnovata per quanto riguarda numerosi dettagli estetici ma anche caratteristiche generali della vettura. Abbiamo delle nuove versioni, oltre alla Cross che se vogliamo è la top di gamma con praticamente quasi tutti gli equipaggiamenti di serie. Abbiamo le versioni inferiori Life, City Life e City Cross, ma passiamo direttamente alla Cross, che è protagonista di questo video, con tutte le novità estetiche che la contraddistinguono e la rendono aggressiva. La Tipo, già da quando è stata lanciata qualche anno fa, era piuttosto aggressiva, nonostante fosse un'auto, se vogliamo, mansueta, un'auto più da famiglia, ma adesso è ancora più incattivita con questi elementi tridimensionali della griglia nera che continua fino nella parte inferiore ai gruppi ottici rinnovati, adesso sono full LED. Troviamo al centro il nuovo lettering di Fiat che è ripreso dalla 500 elettrica. Inoltre tutta una superficie in cromo satinato nella parte bassa che va un po' ad unirsi con un effetto bicolore alle protezioni in plastica scura che donano appunto un look, se vogliamo, off-road alla macchina. Qui possiamo notare, oltre ai nuovi cerchi da 17 pollici, insieme al nuovo design da 16 disponibile, che l'assetto della vettura è stato rialzato di 4 cm, quindi l'unico cambiamento dell'auto stessa è la sua altezza rispetto ad una normale tipo hatchback, 4 cm in più di assetto, uniti ad un'altezza complessiva maggiore di 7 cm totali. Un'auto che in questa variante abbiamo una configurazione di lancio con un paprika orange che è un optional, che quindi va unito al prezzo di partenza della vettura di 23.500 euro. Parliamo chiaramente del prezzo della nuova Tipo Cross, e questa è la sua vista posteriore, dove possiamo notare ulteriori novità, come ad esempio i gruppi ottici con una firma luminosa ridisegnata, il logo tipo cromato, il vecchio logo Fiat con il lettering Cross sempre cromato sotto il faro posteriore destro. Notiamo anche qui una protezione inferiore con un bicolore in cromo satinato e plastiche scure. E già che siamo qui, prima di salire a bordo e scoprire le novità dell'abitacolo, diamo uno sguardo anche al baule. Sono presenti anche dei ganci in alto, nella parte alta, e una luce di cortesia con una frazionabilità del divanetto posteriore in configurazione 60-40. Baule bello profondo, tra l'altro abbiamo un doppio fondo che nasconde una ruota da 16 pollici. Direi che è il caso di chiuderlo e salire a bordo per scoprire le novità dell'abitacolo della nuova Tipo Cross. Saliamo dal lato passeggero, dove tra l'altro troviamo le maniglie in colorazione, se vogliamo, satinata, effetto alluminio, le calotte degli specchietti in nero, che quindi donano un po' un tricolore, non un bicolore, e possiamo notare le novità con nuovi rivestimenti e design per i sedili. In questo caso abbiamo il lettering di Cross ritrovato in stampa con un effetto quasi jeans nella parte centrale, sedili belli avvolgenti, quindi è il caso di sederci per scoprire la vettura. Non a caso mi sono seduto lato passeggero perché voglio scoprire e mostrarvi in maniera più chiara tutto quanto l'abitacolo. Qui abbiamo il display, il nuovo display da 7 pollici per quanto riguarda lo Uconnect 5, disponibile anche in configurazione da 10,25 pollici, ma un'altra novità che interessa soprattutto al guidatore, e ho qui la chiave della vettura, quindi la inserisco per mostrarvi anche il nuovo display TFT da 7 pollici al centro. Tra l'altro ho lasciato il baule aperto, tornerò a chiuderlo, ma da queste freccette qui possiamo controllare le varie visualizzazioni. Purtroppo i pulsanti sul volante hanno una qualità un po' ballerina, un po' plasticosa, ma se vogliamo è molto razionale e utile, soprattutto chiaro da utilizzare. Sono molto curioso di vedere la sua leggibilità alla guida, quindi iscrivetevi al nostro canale in attesa di un test drive futuro con la nuova Tipo Cross. Sulla parte sinistra abbiamo il contagiri
sulla parte destra il livello del carburante, del serbatoio, e il volante che è stato, spegniamo un po' il quadro, il volante è stato leggermente rivisitato con delle dimensioni un po' più compatte. Sulla destra troviamo pulsanti per gli ADAS di cui parlerò a brevissimo e dalle dimensioni che lo rendono più ergonomico. Il pannello porta non è cambiato poi molto, mantiene sempre le plastiche, devo dire, leggermente rigide anche nella parte superiore, un po' spartane, ma dai, perdoniamoglielo, vuole fare un po' il fuoristrada questa vettura. Similpelle nella parte del bracciolo con i controlli, ve lo faccio vedere anche dal lato passeggero con il controllo per il finestrino, la maniglia in alluminio e anche il portaoggetti, uno più piccolo nella parte alta e uno con il portabottiglie nella parte bassa, e davanti a me abbiamo la plancia con un effetto similpelle, un po' dura se devo esservi sincero, una linea che ricorda un po' il cromo satinato dell'esterno e tutta la parte centrale con questi due elementi a forma di C che inglobano e incorniciano le bocchette dell'aria condizionata, i pulsanti per mettere il volante in city, per chiudere le portiere, la SARD, l'auto start and stop off e i sensori di parcheggio in off che vanno un po' a sovrastare la zona inferiore dell'aria condizionata. In basso, infine, troviamo una presa 12 volt, vediamo se riesco a mostrarvela in maniera un po' più chiara, una USB per connettersi e quest'auto ha anche la piattaforma come optional per la ricarica wireless dello smartphone, cambio automatico, 5 rapporti con la vecchia leva e qui abbiamo anche un vano portaoggetti oltre alla cara e vecchia leva manuale del freno a mano e due piccoli portabicchieri. Adesso però è arrivato il momento di scoprire come si sta nel divanetto posteriore, dove voglio parlarvi di qualcos'altro. Sediamoci a bordo. Ho posizionato precedentemente il sedile del guidatore nella mia posizione di guida. Per darvi contesto sono alto più o meno 1,80 m, poco più, e le gambe non toccano, giusto un centimetro di spazio, ma se vogliamo la superficie è molto soffice e confortevole, quindi anche toccando penso di poter affrontare un viaggio di media lunghezza in tutta comodità. I sedili sono morbidi, meno avvolgenti che nell'anteriore come è normale che sia, ma tutto sommato ci si sta comodi sicuramente almeno in due. Il tunnel centrale praticamente quasi inesistente, vi do un leggero contesto con la mia mano, se vogliamo ci sta in orizzontale, e qui in basso è un po' scuro ma penso si veda comunque, c'è una presa USB per la ricarica dello smartphone. Tra l'altro da qui posso farvi vedere la plancia nella sua interezza con il volante e quindi una vista complessiva della plancia, mentre vi dico che tramite i pulsanti sulla parte destra della corona del volante si possono controllare alcuni degli ADAS disponibili sulla nuova Tipo Cross. Parliamo del riconoscimento dei segnali stradali, del limite di velocità, il controllo di corsia, quindi il lane control, il controllo dell'angolo cieco, quindi il blind spot, e anche l'attention assist per l'attenzione del guidatore. Ma adesso è arrivato il momento di parlare delle motorizzazioni, perché la nuova Tipo è disponibile sul mercato con motori diesel o benzina. Partiamo dai benzina, disponibile un 1000 3 cilindri GSE, parliamo del T3 turbo da 100 cavalli, un motore Firefly che sviluppa 190 Nm di coppia. I gasolio invece sono due, un 1300 4 cilindri da 95 cavalli, il classico, e il 1600 4 cilindri che guadagna 10 cavalli in più, non sono più 120, bensì sono 130. Vogliate perdonarmi se indosso la mascherina, ma siamo comunque all'interno di uno showroom e quindi dobbiamo rispettare il prossimo, quindi è il caso di concludere questo video uscendo dalla nuova Tipo Cross. Ve la mostro durante la conclusione del video perché voglio sapere un po' i vostri pareri qui sotto nei commenti. Fatemi sapere inoltre se questo video vi è piaciuto. Ecco la Tipo in paprika orange alle mie spalle, un'auto sicuramente molto interessante che rappresenta un ulteriore passo avanti della gamma di FCA rispetto alla concorrenza, alle classiche rivali. Se questo video vi è piaciuto quindi lasciatemi un like, iscrivetevi al nostro canale, cliccate sul campanello per ricevere tutte le notifiche sui nostri prossimi upload e infine come fare per essere aggiornati con tutti i nostri contenuti anche backstage e i nostri articoli. Basta cercarci praticamente ovunque, sito internet e tutte le piattaforme social che vi vengono in mente, digitando wedrive.tv.